Nicolo Bullega ha fatto questo benedetto test di cui si parla ormai da un anno a questa parte. E com'è andato? Andiamo a sviscerare ogni dettaglio possibile, anche perché c'è stata molta segretezza su quello che si è fatto sul circuito del Mugello. E sì, avete letto bene il titolo, siamo quasi 900 km per fare il test. Adesso vi spiego tutto. Prima ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così mi aiutate ad andare avanti a portare sempre più contenuti sui miei social, in particolare in questo canale. E dobbiamo arrivare a 50.000 su Instagram entro breve tempo, dai, ci manca poco. Il 2026 della Superbike passerà alla storia come l'anno del dominio incontrastato di Nicolo Bullega sulla Ducati Panigale V4R, che non aveva altri pronostici, e stiamo dicendo questo solo dopo che sono passate 4 gare, ma si sapeva da inizio anno che non ci sarebbe stata storia. Il gap tra la Ducati ufficiale e il resto della griglia è diventato imbarazzante, e su questo, prima di parlare del test di Bullega, dobbiamo fare un approfondimento sulla situazione attuale della Superbike, che secondo me è abbastanza critica. Io devo essere sincero, la Superbike non l'ho mai seguita assiduamente come il motomondiale. Guardo solo i risultati, poi la guardavo e la guardo tuttora ogni tanto quando non ho altro da fare o guardare, tipo come con la Formula 1, però preferisco sempre le due ruote, ma non mi ha mai dato qualcosa in termini di passione come il motomondiale. Però ultimamente dal lato tecnico mi piace un po' di più, perché nonostante siano derivate, quindi moto vicine alla strada come lo sono sempre state, le considero più moto da corsa rispetto agli aeroplani della MotoGP di adesso. Va bene, quelli sono prototipi, è un'altra cosa e la mia opinione la conoscete già, l'ho detta diverse volte. Comunque la Superbike sta attraversando una delle fasi più complesse della sua storia quasi quarantennale. Se da un lato si celebra il raggiungimento di traguardi storici come la 1000ª disputata nella stagione precedente, dall'altro bisogna confrontarsi con una crisi che investe il suo modello di business, la sua immagine e visibilità e il suo posizionamento all'interno di Liberty Media. Perché da quando c'è stata l'acquisizione di Liberty su Dorna, della Superbike non si è mai saputo nulla di come sarebbe stata utilizzata. Addirittura i diritti televisivi in Italia sono stati venduti all'ultimo, peggio della situazione della MotoGP. Adesso non ricordo molto bene, ma dico all'ultimo perché secondo me era tipo una settimana prima dell'inizio, forse 2, comunque a ridosso dell'inizio. Veramente una situazione paradossale, ed è sempre stata tralasciata, in cui la gente si continuava e si continua a chiedere: ma che ne sarà della Superbike? La tengono? La vendono ad un'altra società? Boh. Anche la trasformazione della Dorna in MotoGP Sports Entertainment Group non aiuta, perché rende esplicito che il valore primario è la MotoGP, e direi giustamente, perché quello è il main event e bisogna focalizzarsi su quello. Ma se già Moto3 e Moto2 sono emarginate, della Superbike non si sa nulla, cioè non vola una mosca. Non è attualmente un campionato attrattivo per gli sponsor, ancora di più rispetto agli ultimi anni, perché almeno era interessante, e adesso ci arrivo, ma lo chiamiamo mondiale perché ha una gara in Australia, ma le altre sono tutte in Europa, e sono 12 nonostante le 3 gare. La situazione della Superbike io la paragono a quella della Serie B del calcio, che a livello di immagine sarebbe anche bello, ma non è promosso, non gli viene data visibilità, è un prodotto invendibile al pubblico e agli sponsor. Oltre ai costi che sono aumentati, una mazzata al campionato è stata data anche dall'attuale dominio di Bullega con la Ducati, ma soprattutto dal fatto che non è interessante, non ci sono i personaggi che danno rilevanza e visibilità, ma soprattutto non ci sono lotte, non c'è spettacolo in pista. Se volete la mia opinione, per me Bullega quest'anno corre da solo, va bene, è il suo anno, la consacrazione, tutto quello che volete, io non ho nulla contro Nicolò, però è un dato di fatto. Cioè è un connubio perfetto quello con la Ducati, perché adesso non lo ferma nessuno, e se vinci con 4-5 secondi di vantaggio vuol dire che sei fortissimo. Non è solo la moto, che comunque fa la sua percentuale, magari con la BMW di Oliveira era più insieme agli altri o era più lento delle Ducati. Ma vinci anche con questo vantaggio perché corri da solo, come dicevo, non c'è nessuno in grado di arrivare al livello di Bullega, sia come livello di piloti che come livello tecnico, perché c'è un abisso con Honda e Yamaha che faticano persino a entrare nella top 10, e poi la rivalità non c'è. Fino all'anno scorso c'era quella con Toprak e ha vinto il turco, ma quest'anno non c'è proprio nessuno. Sul livello dei piloti, come dicevo in precedenza, ce ne sono pochissimi, cioè è un campionato a mio parere di bassissimo livello, sono tutti discreti tranne Oliveira che è appena arrivato dalla MotoGP. Bullega ha il suo status perché è anche sopra la Ducati, come dicevo prima, ma magari con un'altra moto c'è un potenziale diverso.
Petrucci ormai è arrivato all'epilogo della sua carriera e penso che quello che abbia fatto l'ha fatto. Sam Lowe è un pilota che ci può stare, va forte, è un buon pilota, ma è mediocre, nulla di che, massimo da Moto2 come ha sempre fatto vedere. Bautista anche lui è arrivato all'epilogo, ma sarebbe uno dei più forti, solo che l'hanno voluto castigare con quella regola della zavorra completamente schifosa a mio modo di vedere. L'unico di adesso è Lecuona, che secondo me è stato buttato fuori troppo presto dalla MotoGP perché non ha un brutto talento e forse qualcosa in più meritava e ora lo sta ottenendo tramite la Superbike, ma è sempre un altro metro di paragone con la MotoGP. E poi questo abbassamento del livello è dato dal fatto anche che appunto non ci sono i personaggi che danno visibilità, che è un problema che sta affrontando la MotoGP anche adesso perché si sta rifacendo a livello di immagine per esporsi a livello planetario. Non ci sono i personaggi perché Toprak è andato via, Ray si è ritirato e è concluso con una parabola discendente che non meritava secondo me, Iannone non c'è e questi tre erano quelli che davano rilevanza alla Superbike oltre a Bullega fino a poco tempo fa. Non ci sono storie da raccontare, non ci sono battaglie vere per dare visibilità al campionato, ci sono ma per le posizioni intorno alla terza, quarta, quinta e così via, ma non dove conta. È un prodotto invendibile, come dicevo per la Serie B del calcio. E quindi secondo me Liberty Media a questo punto, dato che abbiamo parlato di come sia molto emarginata all'interno del suo business, secondo me dovrebbero venderla a un offerente che la vuole, perché se la devono tralasciare così secondo me devono cambiare totalmente proprietario, che non sia Liberty Media, che non venga neanche un po' controllato da Liberty Media e che faccia un nuovo corso completamente con un altro. Secondo me questa è una delle vie più possibili per cercare di far risalire un attimo questo campionato. Fatta tutta questa pappardella sulla situazione della Superbike, di cui ditemi il vostro parere nei commenti, arriviamo al tema del video, il test di Bulega. Dopo aver fatto l'ennesimo unplanned nel weekend dell'Ungheria, alle interviste dopo gara erano già arrivate le domande sul test imminente e Bullega ha prontamente risposto non considerandolo decisivo perché, giustamente, è il primo con una moto nuova senza sapere più di tanto sulle gomme Pirelli e quindi non è che ci possiamo aspettare chissà cosa. Il test era in programma martedì 5 maggio ma è stato anticipato al lunedì perché al Mugello c'era un forte rischio pioggia. E quindi con il cambio di programma Bullega è partito con il suo staff in macchina e si è fatto quasi 900 km dall'Ungheria in quasi 8 ore per raggiungere il circuito del Mugello, girando dalle 16 alle 18. E quindi ha fatto il suo debutto sulla 850 che abbiamo già potuto intravedere con Michele Pirro in un test a Misano. Come ho detto all'inizio c'è stata massima segretezza sul test e l'intenzione era quella di non far trapelare nulla, solo una foto su Instagram messa da Pirro è stata l'unica testimonianza di quella giornata perché ha girato anche lui insieme a Pedrosa e Folger sulle KTM 850 e altre squadre fra cui la Honda ma non con la moto 2027. Però c'è sempre chi parla e GP1 secondo quanto raccolto ha fatto sapere che Bullega ha svolto 20 giri realizzando un 1.47.2 come miglior tempo. Non va chiaramente fatto riferimento al tempo in sé, sono 20 giri su una moto nuova, gomme nuove, mettiamoci la stanchezza del viaggio e weekend di gara precedente, quindi va preso tutto con le pinze. Ma comunque è stato il primo delle 850 e secondo me è andato discretamente bene, è andato abbastanza forte. Pirro secondo in 1.47.6, Pedrosa terzo in 48.5 e Folger in 49.8 e il tempo di Bullega si piazza a 3 secondi 1 dal record all time di Marc Marquez in 1.44.1 e solamente a 1 secondo e mezzo dal record in gara di Bagnaia firmato in 1.45.7. Secondo me ragazzi queste 8.50 arrivano veramente vicino già da molto subito al livello delle 1000 e in poco tempo secondo me arriveranno anche a essere più veloci. Questo è tutto quello che sappiamo sul primo test di Bullega al Mugello con la 850. Abbiamo avuto l'opportunità anche di analizzare il presente della Superbike che non è proprio bello e anche lì serve una svolta per cercare di riportarla dove merita e forse come detto lo potrebbe fare con un nuovo acquirente, con una società diversa da Liberty Media a cui un minimo possa interessare perché loro sono nettamente improntati sulla MotoGP. Fatemi sapere la vostra nei commenti su tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche che, a meno di altri video lampo, ci vediamo il prossimo lunedì con il dopogara di Le Mans. Ciao!